Ciao, sono Fabio, sono uno dei residenti di Meraki e sono arrivato qua all'inizio, proprio pochissimi giorni dopo che è arrivato qua Carlo, che è uno dei fondatori del progetto. Io circa una settimana dopo sono arrivato qua e sono arrivato qua su invito di Carlo a venire a vedere questo terreno che aveva trovato. Il progetto si basava sulla permacultura, un progetto che parlava di connessione con la natura, ma parlava di non chiudersi a nessuno, cioè parlava di aprirsi al mondo, parlava di condivisione, cioè condivisione delle proprie conoscenze, delle proprie esperienze, cioè, era un inglobare il tutto, no? Quindi non separare, non staccarsi da qualcosa, ma inglobare. Quindi arriva lì con questo zainetto per restare qualche giorno e qualche giorno dopo tornare a casa a prendere un po' di cose, perché alla fine sono quasi 2 anni e sono ancora qua. Di sicuro non ci vogliamo isolare, quindi un posto che doveva essere in centro Italia perché comunque fosse facilmente raggiungibile da tutti, quindi un posto che doveva avere tanta terra, tanta legna, tanto bosco, delle sorgenti d'acqua, ma che non doveva essere isolato dal mondo. Un posto di passaggio. E lungo la via degli Dei, che è un cammino che ogni anno vede passare da qua 20.000 persone. Quindi proprio isolati non siamo per niente. E poi ci piaceva il fatto che, essendo tutti viaggiatori, ci siamo fermati lungo un luogo dove il viaggio continua. Però adesso stai accogliendo te che viaggia, no? Quindi c'è del movimento, fluisce, c'è del fluire energetico, cioè c'è questo scambio, no? Questa interazione che noi riteniamo fondamentale. Cioè, fare rete è, secondo noi, proprio il futuro, cioè, anzi, il nostro presente ideale. Ecco, noi non abbiamo un concetto di futuro, abbiamo un concetto di presente ideale su cui vogliamo appunto spingere, su cui portiamo le energie e fare rete non solo con le realtà come la nostra, quindi come altri villaggi, progetti e comunità, ma a fare rete proprio col territorio, perché noi viviamo qua. E quello che apparentemente all'occhiata può sembrare il caos è invece la biodiversità. Certo. Quindi noi comunque per scelta decidiamo di non, come dicono, togliere le erbacce, come dicono tanti, no? Cioè, il concetto permaculturale è proprio quello, no? Utilizzare al massimo le risorse della natura, quello che già hai a disposizione, per ottenere massimo risultato al minimo sforzo. Quindi se io ho già gli antiparassitari naturali, perché andare a toglierli? E come vedi, tutto recuperiamo. Questa è la vecchia caldaia, l'abbiamo smontata. Questi sono pannelli che abbiamo recuperato da un altro posto. Questo è il nostro pieno. Questo qui è cippato. Bello. Questo qui alimenta la caldaia, ci scalda e ci dà l'acqua calda. Fantastico. Cioè, il nostro progetto è un progetto che segue uno stile di vita permaculturale, quindi cerchiamo proprio di riutilizzare qualsiasi risorsa possibile, immaginabile, anche qualsiasi oggetto che troviamo, che ci regalano. Siamo abituati in una società dove quando ti chiedono come stai, semplicemente rispondi sempre bene, perché non hai voglia di star lì a dover spiegare se c'è qualcosa che non va, prendersi cura di se stessi, cioè capire quanto è importante prendersi cura di sé, partendo proprio da chi siamo. Quindi senza mentirci tutti i giorni, senza doverci tutti i giorni mettere una maschera davanti o un sorriso falso perché non stiamo bene, perché dobbiamo andare al lavoro, far vedere che siamo pronti, che stiamo sempre bene, che va tutto sempre bene, quando non è così. E questo poi ci riporta a tornare la sera a casa nervosi, stanchi, perché magari abbiamo finto per tutta una giornata e questo nervosismo, questa rabbia che ci abbiamo, magari la vomitiamo addosso a chi vive con noi, che non c'entra niente. E lì nascono litigi, nascono incomprensioni, l'altro non capisce, è tutto una catena, un effetto domino che non lo controlli più. Invece partire proprio a riscoprire noi stessi, essere sinceri con noi. E noi qui a Meraki, se una mattina ci svegliamo e non stiamo bene, ma anche emotivamente così, non abbiamo voglia di fare un qualcosa, non lo facciamo. Ma perché? Non perché siamo dei fannulloni, ma perché sappiamo che energia può portare a quella cosa. Cioè, se io mi ero prefissato di voler cucinare, ma sento che non sto bene emotivamente, sento che c'è qualcosa che non va e non riesco a chiarirla,
io vado a cucinare, che energia metto in quel cibo? Cioè, ci metto rabbia, ci metto tristezza, ci metto rancore, preferiamo non farlo. Mi trovo il mio spazio, abbiamo 36 ettari di terreno che è a disposizione per stare con noi stessi, per farsi la passeggiata, per trovare il tempo per noi e mi ricentro e poi dopo sarò pronto per dare ancora di più di quello avrei dato in quelle condizioni, no? E questo è quello che vogliamo trasmettere a chi viene qua, attraverso i nostri ritiri, attraverso dei corsi che facciamo, attraverso semplicemente la convivenza. Questa è una piccola parte dei 36 ettari. Wow, 36 ettari. Di cui 10 seminativi. Guarda che vita c'è qua sotto. Wow. Il fieno per mantenere È umidissimo, wow. Sì, ma guarda. Allora, cosa accade? Cosa accade qua? Praticamente noi andiamo a mettere il fieno sopra il prato, cioè sul terreno. Cosa accade? Che appunto l'erba contiene acqua, questa qua, quindi nel momento in cui io metto sopra, io copro con una buona parte di fieno, quindi circa 30-40 cm, grazie al calore comunque del sole scalda tutto, si crea umidità, l'erba rilascia l'acqua e quindi c'è acqua in continuazione, c'è umidità in continuazione. Fantastico. Quindi tu non hai bisogno di innaffiare. Wow. Quindi semplicemente noi si fa una pacciamatura alta di fieno di circa 30-40 cm, poi facciamo un nido come abbiamo fatto ora, facciamo la buchetta dentro e mettiamo la piantina o seminiamo. Aspetta, quindi tu non innaffi qui? In questa zona qua no. Madonna. Non hai neanche il tempo di goderti, di gioire di quella cosa che già pensi all'obiettivo successivo. È tutta una corsa, no? Tutta una corsa, cioè pensa al cibo, aumentano sempre di più i fast food, aumenta sempre di più il pranzo veloce, rapido, il panino, pranzo al volo, addirittura te lo portano sul posto di lavoro pur di star lì. Basta correre, basta essere sempre sul pezzo. Ecco perché noi utilizziamo altri termini. Uno su tutti è valorare, cioè qua non si lavora ma si valora. Chi lavora è colui che appunto fa un qualcosa che gli viene un po' imposto, fa perché lo deve fare, fa per ricevere in cambio un compenso economico. Qui invece si valora, cioè si dà un valore a tutto quello che tu stai facendo. Questo è un esempio di biodiversità, cioè di cose nate proprio spontanee. Wow. Questa è una serrettina qua, ci abbiamo messo il terriccio della compostiera e è cominciato a nascere un botto di cose. Una piccola giungla. Le foglie. Un datterino. Negli uffici, nelle fabbriche, si tende a fare il nostro, sguardo puntato su quello che fai, le cose ti entrano di qui e scandi là. E chi conosci? Sei stato per 40 anni, 30 in ufficio con una persona, non sai neanche chi è, non sai neanche come sta, non sai neanche cos'è la sua vita. Perché non ti interessa, non si creano le relazioni così. E invece qui c'è proprio un focus sulle relazioni. La cosa importante è se uno riesce poi a starci dentro. Perché qua capita che arrivano persone che semplicemente guardando un post su Facebook, cioè ti scrivono e ti dicono io voglio venire a vivere lì, ma non sai cos'è, cioè perché c'è quest'idea, no, di scappare da qualcosa che non ti piace e io dico ma perché devi semplicemente scappare senza pensare prima a dire ma cos'è che non mi piace, senza veramente capire cos'è, perché stai andando in un posto che non sai cosa trovi, dove non sai cosa trovi. Quindi conoscere la visione, conoscere qual è la nostra visione, quali sono i nostri valori, qual è il motivo per cui siamo qui e dire anche cosa posso portare a questo progetto. Cosa? Tutti i volontari vengono qua, si mettono a disposizione non solo per fare quell'attività che gli chiediamo noi, ma anche per tirar fuori il proprio talento, no? Le proprie idee. Cioè noi vogliamo che le persone che vengono qua siano creative. Poi anche le docce sono un po' il frutto, come tante altre cose, dell'aiuto dei volontari. Bello. Queste sono docce che si scaldano con l'acqua calda, con i tubi che sono sul tetto. E niente. Carine. Sì. C'è qualche... te immaginati, ti metti a sedere qua e... Sì, è bello, effettivamente, adesso perché ne ho viste carine, ma questa se le batte tutte. Con calma, abbiamo anche di Land Dog se ci interessa, quindi per metterci un attimo di... Per me non c'è il giusto o lo sbagliato, c'è quello che fai. Qualsiasi scelta tu fai nella vita, nessuno ti dirà mai
che è quella sbagliata o quella giusta. È quella che tu hai scelto di fare in quel momento lì. Io porto sempre questo esempio, no? Quando spesso ci lamentiamo che magari pensiamo di aver fatto una scelta sbagliata perché quella scelta ci frena, ci porta un contrattempo, ci porta un imprevisto, ci tocca di far fare delle cose, ma perché deve essere una cosa negativa? E metti che se magari quel contrattempo mi ha salvato da un qualcos'altro che mi poteva accadere. Quindi quel freno mi ha messo lì e mi ha detto no, non ci andare là, ti ci faccio arrivare dopo, no? Magari io ci volevo arrivare subito, però chi mi dice magari quel contrattempo non mi è stato utile per salvarmi? Non lo so, ma il fatto di dire appunto non so se poteva andare peggio o meglio, perché devo pensare che doveva andare peggio, capito? Quindi l'idea è dire ok, però ogni giorno può essere l'ultimo veramente. Che sto a perdere tempo a farmi problemi, a lamentarmi, a fare cose che non voglio fare? Quando sarà la mia ora, perché l'unica certezza della vita è quella, chi nasce è un condannato a morte, che si voglia o no, quindi l'unica certezza della vita è che abbiamo una vita in mezzo, fra la vita e la morte, sta a noi decidere come viversela. Io voglio arrivare a quel momento lì, anche se fosse fra un minuto, senza rimpianti, senza rimorsi, per aver vissuto la mia vita, la mia, non quella che volevano che vivessi gli altri. Invece si sta tutti i giorni a sopravvivere, si cerca di sopravvivere perché per quello devi far così, per quello ti devi vestire così, se non hai dei figli non ti sei sistemato, se non hai il lavoro non vai bene, tutte queste cose qua, ma è la tua vita. Poi alla fine quando fai resoconto, che fai? Resoconto della tua vita o di quella degli altri, o di quella hanno voluto gli altri per te, no? E quindi in questo modo vivi molto più leggero. Quindi niente, poi Meraki vuol dire fatto con amore, quindi è... In che lingua? In greco. Ah, ok. E quindi noi proprio questo, diciamo, prendiamoci cura, no? Quindi la nostra essenza, quindi tutto quello che facciamo, facciamolo con amore.